Bluetti, che è diventata famosa ed è diventata fondamentalmente leader sul mercato globale per quanto riguarda le power station, principalmente con la serie AC200, quindi AC200 Max e AC200P, dove la P era la versione diciamo un po' alleggerita del 200 Max, non era espandibile, costava un po' meno, ma era una macchina molto solida, robusta, potente, con una buona autonomia. Oggi 5 marzo viene presentata in Italia, in Europa, Elite 200 V2, che fondamentalmente prende il posto della vecchia AC200P. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere questa nuova Elite 200 V2 in anteprima perlomeno nazionale. In America era uscita già da un po', avete già visto più o meno come è fatta, le caratteristiche, anche la fascia di prezzo, ma ci arriviamo tra un po', di questa nuova macchina che si colloca in una fascia veramente interessante. Allora ve lo dico subito, secondo me questa qua spacca, perché nelle dimensioni praticamente di una C180, parliamo di una macchina con le dimensioni di 35x25x32, che pesa solo 24,2 kg, sì, pesa un po' più di C180, ma abbiamo 2073 wattora di accumulo, quindi 2 kW di accumulo, e una potenza in uscita di 2600 watt, e tra l'altro abbiamo un accumulo che usa delle celle interne, sempre LiFePO 4, ma di grado automobilistico CNAS, e sono celle prismatiche. I cicli di vita diventano più di 6000 con l'80% in 10 anni garantito, quindi un passo in avanti. Non che le altre LiFePO 4 non vadano bene, ma le prismatiche sono ancora diciamo un gradino più in alto. Compatta, non troppo pesante, potente, con un ottimo accumulo, non è espandibile perché, come abbiamo detto, è la versione diciamo un po' più povera di quella che ad oggi è la C200L, che ha l'espansione disponibile, che ha qualche caratteristica in più ma che magari non vi serve, e che porta con sé la possibilità di avere delle batterie d'espansione che l'Elite 200 V2 non ha. Ma questa Elite è stata diciamo alleggerita di un po' di cose per venirvi incontro col prezzo, e adesso al prezzo ci arriviamo subito perché è sicuramente la cosa che più vi interessa. Questa macchina oggi 5 marzo viene lanciata col prezzo promozionale di partenza di 1099 euro. Se usate il link che c'è in descrizione e mettete in fase di checkout il codice MASSI5 avete ancora il 5% di sconto. Comunque una macchina che a 1099 euro secondo me è assolutamente a fuoco, non costa poco, non costa 7, 8, 900 euro come le macchine un po' più cinesi, ma che nulla hanno a che vedere con questa, perché qui parliamo di un prodotto di altissima gamma, con qualche caratteristica in meno, ma con un'ottima potenza, un ottimo accumulo, tutte le funzionalità software, applicazione, Bluetooth e Wi-Fi che hanno AC200L, AC300L, AC500 eccetera, tanto per capire. Ma vi faccio già uno spoiler: abbiamo delle funzioni nuove super interessanti che neanche le altre macchine hanno. Tante novità di cui parlare, il video non sarà breve, l'ho voluto analizzare insomma a fondo per farvi capire un po' di cose. Non perdiamo tempo, andiamo avanti con questo video, ma prima mi raccomando iscrivetevi al canale, per voi non costa nulla, è solo un click, nessuno vi chiede nulla, anzi se pensavate di essere iscritti ma magari è un po' che non venite sul canale, controllate se siete ancora iscritti, perché YouTube toglie le iscrizioni di chi non è tanto attivo sui canali. Adesso spacchettiamo, quindi buon video. Scatola che arriva, e non è un dettaglio da poco, perché nessun produttore di power station mette questa cura nell'imballo, perché abbiamo la scatola che poi verifichiamo se è doppia, tutti gli angolari di protezione, quindi 4 sopra e 4 sotto, il tutto regettato. Questa qua non è una cosa da poco, per l'azienda è sicuramente un costo, per quello che riguarda anche la consegna finale che fa l'ultimo padroncino col furgone, avere un imballo del genere garantisce per voi una sicurezza di integrità nettamente superiore, perché intanto è più facile manovrarla, la prendono dalle reggette, poi gli angoli protetti danno una solidità strutturale, un dettaglio da non sottovalutare quando acquistate un prodotto. Come dico sempre, quando un prodotto costa di più non state pagando solo il nome, ma verosimilmente c'è tutto un insieme di fattori che ne giustifica il prezzo. Ma non è il caso di questa, perché abbiamo già detto che viene data un ottimo prezzo. Ora la sballiamo, andiamo avanti con lo spacchettamento.
Tra l'altro abbiamo anche le maniglie per la presa e abbiamo anche la doppia scatola. Subito sulla parte superiore gli accessori e la manualistica. Protezione di spessore importante, sagomata e ben chiusa su tutti e 4 i lati. Perfetto, l'abbiamo tirata fuori, il primo contatto avete visto che comunque l'ho maneggiata bene, abbiamo parlato a inizio video che fondamentalmente è come una C180, allora mettiamola proprio a fianco a una C180 così vi faccio capire le dimensioni. Allora, chiaramente il primo paragone che si fa è con la C180, poco più di qualche millimetro, forse un centimetro più alta. In praticamente lo stesso chassis come dimensioni abbiamo chiaramente porte diverse, sempre 2 prese, un display più grande, leggermente più profonda e assolutamente larga uguale. La 180 mantiene la ricarica wireless che perdiamo sull'Elite. Parliamo ragazzi proprio di tanto così in più, molto maneggevole, un po' più pesante perché c'è più accumulo, c'è più roba dentro. A C180 rimane sempre un'ottima macchina, se vi basta il kilowatt e 100 o il kilowatt e 4 nella versione P è comunque un'ottima macchina. Sul camper tante funzioni, vedremo più avanti che alla fine dei conti non vi servono, anzi adesso andiamo avanti e continuiamo a fare prove a scoprire nuove funzioni. Guardiamo un attimo la dotazione, manuali, certificati, la versione stampata è in inglese ma poi nell'app trovate anche il resto della manualistica, la solita vite di fissaggio per la terra, cavo diretto di ricarica 230 volt spinasciugo. Qui abbiamo la prima novità per quanto riguarda una Power Station Bluetti, cavo di ricarica in DC XT60, terminali di ottima qualità, e qua vedete che abbiamo 4 MC4 perché abbiamo il DC1 e il DC2. Vedete che i cavi sono molto piccoli. Questa domanda me la facevate già con AC300 e altre macchine. Il fatto che siano così piccoli è perché il tratto di cavo è corto per le correnti e le tensioni che passano, è stato dimensionato ed è sufficiente. Soffermiamoci però su questo cavo per analizzarlo, perché cosa vuol dire che abbiamo un attacco XT60 con 2 poli da una parte e 4 connettori, 2 positivi e 2 negativi dall'altra? Vuol dire che semplicemente lavorando con una corrente più alta ci permettono di entrare con 2 pannelli in parallelo, quindi un pannello e un pannello, e mi raccomando i pannelli devono essere uguali, stessa esposizione, perché sennò uno tira giù l'altro, ma questo è semplicemente un cavo che fa fondamentalmente la stessa cosa sui positivi e negativi. Se noi andiamo a controllare 2 negativi con un tester, vedete che sono in parallelo, idem con i 2 positivi. Ok, questo cavo fa esattamente quello che farebbero delle Y che si usano per fare i paralleli, solo che per comodità ve l'hanno già messo integrato nel cablaggio di serie. Mi raccomando, se arrivate con un'unica stringa ma con una corrente alta e magari siamo sopra i 500 watt, piuttosto che usare i singoli fili che vanno sì bene ma dimensionati per metà della potenza massima, piuttosto vi comprate una Y esattamente come questa e usate comunque entrambi i cavi. Quindi se arrivate con un'unica stringa ma con già un parallelo a monte o comunque tanta corrente, cercate di arrivare qui usando una Y per sfruttare entrambi i fili, perché allora nel caso di 1000 watt a 60 volt un singolo cavo per il positivo e il negativo, allora in questo caso potrebbe risultare piccolo. Iniziamo ad analizzarla sui lati. Plastica molto solida, molto robusta, qui non c'è mai croccantezza in queste macchine. Sul lato, sulla parte alta abbiamo i maniglioni da cui l'abbiamo impugnata per tirarla fuori, molto comodi, non hanno rivestimenti in gomma, è tutta plastica dura ma assolutamente robusta. Come sappiamo qui dentro c'è sicuramente un telaio di alluminio o di ferro, non è solo plastica. Sul lato destro abbiamo una griglia con 2 ventole, ok, che si intravedono, poi abbiamo la parte di connessione del punto di terra, il pulsante di protezione del circuito della parte AC in ricarica
e l'ingresso di ricarica. Sul lato destro è speculare, anche di qua una griglia e anche di qua due ventoline, quindi sono due per lato. Sulla parte bassa al fondo tutto assolutamente robusto con 4 piedini in gomma. Sulla parte posteriore nulla che ci serva se non la targa con tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche che adesso analizziamo. Elite 200 V2, in ingresso sul 230 volt, massimo 10 A, a conti fatti dovrebbero essere circa 2300 watt. La parte in ingresso di CPV parte da 12, si può ricaricare anche in auto e poi lo proviamo, fino a 60 volt, però attenzione perché arriva fino a 20 A per un massimo di produzione a 1000 watt. Come temperatura di scarica lavora da meno 20 a meno 40, in carica da 0 a 40 gradi, in umidità controllata dal 10 al 90%, ma questo non vuol dire che è una macchina resistente all'acqua. Poi parte batterie e uscite, dove abbiamo appunto 2 kW, 2073.6 Wh, su un pacco batterie che lavora a 38.4 volt da 54 Ah. Abbiamo le uscite 230 volt, al massimo 2600 watt totali, abbiamo l'USB-A 5 volt 3 A, ogni porta 15 watt, la porta Type-C che fa 5, 9, 12, 15 fino a 20 volt 3 A, oppure 5 A sul 20 volt in ogni porta. E anche questa Power Station monta il chip eMerker per la gestione ottimizzata delle porte USB. Uscita accendisigari 12 volt 10 A e come uscita totale tra la parte AC e la parte DC 2800 watt, quindi i 2600 totali sono solo per la C. Abbiamo altri 200 watt per la parte in DC. E qui veniamo alla parte frontale, quella che ci interessa di più della nostra Elite 200. Dunque, l'ingresso XT60 da 12 a 60, come abbiamo detto, fino a 1000 watt, però 20 A. Cosa sta succedendo con le Power Station? Sta succedendo che ci sono delle normative europee per cui un oggetto come questo non può avere una tensione di stringa della parte dei pannelli superiore a 60 volt. Di fatto questo diventerà il limite che troveremo praticamente dappertutto. Allora, per avere più produzione si inizia a giocare sulle correnti che salgono e qui con 20 A arriviamo a 1000 watt di ricarica, però i 1000 li possiamo avere anche con una tensione inferiore ai 60 volt. Se riusciamo a sfruttare 20 A sul 50 volt fa 1000 watt, ma adesso poi facciamo qualche prova. Uscita accendisigari, sportelli questi due protetti in gomma, uscite AC con due prese asciugo, solo due, anche se forse ce ne sarebbero 4, ma qui ottimizziamo i costi. Alla peggio ci sono le ciabattine, le triple, che per piccoli carichi vanno bene, chiaramente non dobbiamo usare una tripla per un forno, una lavastoviglie, eccetera. Qui tra l'altro si vede proprio che è stato sviluppato questo, diciamo, questa maschera, questa flangia adattatore, dove qui sotto ci saranno 4 viti, magari poi un giorno la smontiamo. USB-C da 100 watt sono queste due, USB-A da 15 queste due. Non abbiamo la ricarica wireless, la parte superiore è solo un piano e qui c'è il QR code con le indicazioni per scaricare l'app, perché chiaramente è una Power Station che possiamo comandare con app. Pulsante AC, pulsante accensione, pulsante DC, è il momento di accenderla. Abbiamo il classico display che troviamo sulle macchine Bluetti, però quelle più complete, perché abbiamo gli ingressi separati tra AC e DC e le uscite separate tra AC e DC. Quando accendiamo la parte AC si illumina il pulsante e compare l'indicazione sul display. Quando accendiamo la parte in DC, stessa cosa, pulsante e indicazione. Null'altro, perché da qui in poi dobbiamo affidarci all'applicazione. Analizziamo quindi adesso tutto il lato applicazione. Intanto l'ho attivata, ho attaccato il radiatore svedese in uscita, così facciamo scendere la percentuale per essere sicuri di avere delle buone prestazioni in ricarica, perché chiaramente tutte le Power Station, almeno quelle che funzionano bene, quando la batteria è alta di percentuale tendono a diminuire le potenze di ricarica. Qui dobbiamo fare dei test per capire bene quanto riesce a caricare, perché dovremo avere delle grosse potenze in gioco, e allora intanto la facciamo scendere. Scaldiamo
salviamo l'ambiente, che male non fa, perché vi ricordo sempre che questi dispositivi comunque patiscono il freddo, mai lasciarle a temperature sotto zero, ma in teoria neanche sotto i 10 gradi. Spesso mi chiedete se magari le potete mettere nel camper, nei gavoni che danno sull'esterno, strutture costruite sotto i fianchi, nella parte bassa. No, questi oggetti vanno protetti dal freddo, assolutamente. Prendiamo in mano l'applicazione Bluetti, dove dovete registrarvi, ve l'ho già fatto vedere diverse volte, ma potete anche usarla offline col Bluetooth. Chiaramente andate a perdere le funzionalità di monitoraggio da remoto, perché lei ha anche il wifi a bordo. Quindi aggiungi dispositivo, vedete che viene trovata l'Elite 200, la selezioniamo, andiamo avanti. Ha dei nomi che sono Elite 200, Elite V2, insomma la chiamiamo in vari modi, comunque in app la troviamo come Elite 200. Selezioniamo la nostra rete wifi se vogliamo accoppiarla, altrimenti possiamo saltare questo passaggio. Mi raccomando, wifi a 2,4 GHz. Mettiamo la password, premiamo salva e lei da questo momento in poi sarà anche connessa alla rete wifi. Qui sopra vedete che c'è un simbolo del Bluetooth che è connessa, ma anche del wifi che è connessa. Prende l'indirizzo IP nella rete e andiamo avanti. Gli lasciamo il nome Elite 200 V2, quindi li abbiamo entrambi, ma entriamo direttamente nel dispositivo con i tre puntini tramite Bluetooth, perché col Bluetooth si fanno tutte le impostazioni, tra cui gli aggiornamenti, che non è possibile fare in modalità wifi. Entriamo direttamente nel dispositivo e visualizziamo esattamente quello che c'è a display, perché questo è il display più completo, altrimenti di solito si vedono solo i valori ingresso uscita e poi in app li abbiamo separati a C e DC. Vedete che stiamo uscendo verso l'uscita CA con 769-770 watt. Abbiamo il pulsante di spegnimento della power station, ma chiaramente una volta spenta non la si può più accendere da remoto, perché essendo spenta, disalimentata, non è connessa al wifi. Comandi della parte CC e CA, quindi DC e AC. Non ho mai capito perché il nome che c'è qui non è lo stesso che c'è in app, l'ho già segnalato, speriamo un giorno di arrivarci. C'è una novità, abbiamo il tempo rimanente, ossia quello stimato con il consumo che c'è in questo momento e la percentuale di accumulo che c'è in questo momento. Chiaramente entrando dentro ci dice che il tempo effettivo può variare, sono dei dati indicativi, ma in base a come oscillano le potenze in gioco possono cambiare. Abbiamo poi qua sotto il salvato e il consumo di energia. Il salvato è quello che ci dice di aver risparmiato con la produzione fotovoltaica se impostiamo un costo dell'elettricità, e poi abbiamo lo storico dell'energia, quindi nel giorno, nel mese, nell'anno o in tutto abbiamo la possibilità di monitorare il fotovoltaico, la rete, quello che è uscito in CC, quello che è uscito in CA. Questa è una funzionalità che può essere molto interessante in un utilizzo casalingo, chiaramente in uso itinerante, camper eccetera. Non ha molto senso avere queste statistiche, però comunque ci sono. Abbiamo la possibilità di scaricare i file e la possibilità di vederla anche a schermo esteso. Qui sotto abbiamo la generazione fotovoltaica da quando l'abbiamo attivata. Io ho già 1 kWh di produzione fotovoltaica perché ho già fatto dei test, e questo è quello che riguarda la home. Ma andiamo in impostazioni, dove abbiamo il nome che si può cambiare, il manuale utente, in confezione c'è l'inglese, da qui o dal sito potete scaricare quello in italiano, impostazioni di rete che sono la connessione al wifi, dispositivo che possiamo condividere con qualcun altro perché noi siamo il master che l'ha accoppiato in app, ma lo possiamo condividere, esce fuori il QR code e si fa l'aggiunta. Modalità di connessione predefinita vuol dire come ci connettiamo alla power station quando tappiamo direttamente dai miei dispositivi o dalla home se è l'unico dispositivo, ma in home possiamo anche metterlo con il flag che c'è qua sotto, visualizza nella schermata principale. Accesso ospite è una funzione che non ho mai usato, ma in teoria potete dare accesso anche ad altre persone. Idem la password di connessione Bluetooth che serve a inibire l'accoppiamento. Fattore di emissione di carbonio, posizione, possiamo impostare l'indirizzo esatto. Abbiamo le modalità di funzionamento: UPS standard, UPS con priorità fotovoltaica, controllo orario, gruppo di continuità personalizzato. Abbiamo tutte le funzionalità avanzate di AC200L, AC300, AC500 eccetera, dove in UPS standard lei comunque caricherà da tutte le fonti nelle quali riesce a ricevere qualcosa fino al 100%.
ce la fai. Modalità UPS standard, caricherà fino al 100% da tutte le fonti. UPS con priorità fotovoltaica, questa è la funzione più interessante, dove una volta attivata noi possiamo impostare un SOC che di fabbrica è 20%, dove lei lavora in questo modo. Se la colleghiamo alla casa in uscita, casa o porzione di casa, perché qui abbiamo sempre solo 2 sciuco, la mettiamo in mezzo perché dall'altra parte ci sarà invece la sorgente dove attacchiamo la spina di ricarica. È quella funzione per la quale noi riusciamo a sfruttare tutto il fotovoltaico, quindi ci alimenta le uscite solo prendendo dalla batteria che si carica con il fotovoltaico. Raggiunta una percentuale, lei inizierà a prelevare da rete per tenere la batteria livellata a quella percentuale. Livellata vuol dire che se impostiamo il 20 magari parte dal 17 e si ferma al 25, oscilla, non è mai esatta, la porta un po' più su per tenerci in quel range anche in rapporto a quanta potenza stiamo chiedendo. Attenzione, perché in questa modalità bisogna sempre fare in modo che la potenza in ingresso quando scendiamo sotto il SOC sia superiore alla potenza in uscita, altrimenti comunque scende finché arriva a 0 e si spegne. Controllo orario UPS invece serve per programmare in quali fasce carica e in quali scarica, perché magari abbiamo delle tariffe agevolate o delle ore free. Gruppo di continuità personalizzato è esattamente la funzione di UPS normale, ma possiamo scegliere a quale percentuale massima deve caricare la batteria e sotto quale deve smettere di erogare. Interruttore di ricarica, controllo orario, impostazione dell'ora. Da qui abbiamo tutte le possibilità di questo mondo. La rimettiamo in UPS standard per fare tutte le prove. Abbiamo poi la ricarica turbo, che può essere scambiata in silenzioso standard, dove in turbo caricherà a X watt che poi imposteremo più avanti. Silenzioso è la modalità dove carica la potenza più bassa, che se non abbiamo fretta fa sempre bene alle batterie e che permette alla Power Station di non far partire il raffreddamento, quindi di non essere rumorosa. Standard è la via di mezzo, funziona al raffreddamento, carica a una buona potenza ma non al massimo. Turbo sempre solo esclusivamente se abbiamo fretta. Power lifting è quella funzione che serve a dare un boost in più su determinati carichi, ma su alcuni potrebbe addirittura essere dannoso, quindi se non serve sempre disattivata. Modalità eco divisa tra AC e DC permette di impostare un carico sotto il quale, o meglio impostiamo 10 watt, se lei vede che consumiamo 8 watt dopo 4 ore mi spegne l'uscita. Tante volte succede che mi scrivete personalmente, scrivete nei gruppi eccetera, che non capite come mai la Power Station senza far nulla dopo un po' di ore si spegne. Molto probabilmente avete la modalità eco attiva, è sempre meglio disattivarla. Sospensione automatica è quella che riguarda il display, io l'ho già messa mai perché faremo un po' di prove. Aggiornamento firmware si fa solo in Bluetooth, vediamo se ci sono aggiornamenti. Adesso attualmente è tutto aggiornato, ma sicuramente ne verranno poi rilasciati. Impostazioni avanzate, corrente di ingresso massima dalla rete, indipendentemente che mettiamo ricarica standard, turbo, silenzioso, la massima potenza di ricarica viene gestita da qui. Quindi se mettiamo 10 A che è il massimo, saranno 2200-2300 watt, da lì a scendere a step di 1 fino a 1 A. Frequenza di uscita CA chiaramente 50-60 Hz, salva lo stato dell'interruttore principale. Questa è una cosa che una volta non c'era. Se noi lo attiviamo e l'uscita C è attiva, se la Power Station si scarica perché arriva a 0, poi il giorno dopo riprende la produzione e la riaccende, automaticamente accende anche l'uscita C. Questa cosa qua è molto importante e prima non c'era. C'è un disclaimer: Bluetti non sarà responsabile per eventuali danni, lesioni o responsabilità legali derivanti direttamente o indirettamente dall'uso improprio di questo prodotto. Si prega di seguire le linee guida fornite e consultare un esperto o un professionista se necessario. È un disclaimer che è necessario metterlo, poi ai fini legali bisogna capire come gestirlo o non gestirlo. Per attivarlo serve la password. Adesso me la faccia dare, poi la attivo così la verifichiamo. Modalità boost di rete serve a permettere che il sistema si ricarichi anche quando la tensione di rete è instabile, però qui abbiamo poi delle impostazioni dove possiamo attivare una protezione di sottotensione, di sovratensione, vedete che abbiamo parecchi parametri, anche di sottofrequenza
e di sovrafrequenza. Se abbiamo una rete particolarmente instabile, qui dentro possiamo andare a definire la migliore impostazione per compensare queste anomalie di rete. Sorgente di ingresso CC, possiamo scegliere se è altro o fotovoltaico, io la lascerei comunque altro. Questa opzione ogni volta che c'è non determina poi cambiamenti di funzionamento. Informazioni sul dispositivo, tutto lo stato, il nome, l'indirizzo IP, il Bluetooth eccetera. Con le impostazioni abbiamo finito, ne abbiamo alcune molto importanti, anche se ad esempio la riaccensione quando si riattiva ci va la modalità Pro per attivarla, il disclaimer più il fatto di rivolgersi a un professionista serve proprio per fare in modo che io professionista che ho la password posso installarvi il prodotto e attivare questa funzione se le condizioni lo permettono, altrimenti secondo me giustamente, ma a molti di voi sicuramente farà storcere il naso, non è sicuro lasciare il libero arbitrio a tutti quanti, perché purtroppo molti di voi che stanno guardando il video sono persone consapevoli e sanno cosa stanno facendo, ma state tranquilli che tantissimi assolutamente potrebbero compiere delle manovre pericolose e lasciare una Power Station in grado di riattivarsi da sola senza l'uomo presente può sembrare tanto comodo, ma fidatevi che può essere tanto pericoloso. Quindi se io vendo un prodotto e do la possibilità a tutti di fare una cosa pericolosa, divento io responsabile. Cercate di mettervi anche dall'altra parte prima di criticare. Va bene, abbiamo visto un po' tutto. Adesso facciamo un discorso del genere. Lei intanto è già scesa al 44 perché chiaramente il carico è importante. Facciamo la prova di ricarica da rete AC e giochiamo con le impostazioni per vedere come risponde. Sono entrato direttamente con il 230 volt. Vedete che parte una ricarica di 1 kW. Cosa abbiamo impostato? Abbiamo impostato ricarica turbo e nelle impostazioni avanzate 10 A. Sale piano piano, vediamo fin dove arriva. È salita gradualmente, siamo arrivati a circa 2 kW di ricarica, si stabilizza sui 1970, in app segna 2 kW, sul display 1960, poco cambia, perché gli abbiamo detto 10 A. Se noi andiamo a dire ad esempio 1 A, questo 10 andiamo a variarlo in 1, vedete che automaticamente scende e si attesta a circa 1 A sul 220-230 volt. Questo diventa chiaramente molto importante anche quando lo utilizzate ad esempio in piazzola dove magari avete solo 2 A di disponibilità, impostate 2, siete tranquilli che la piazzola non scatta e comunque caricate la Power Station a 440 watt, ma in uscita ne avete tranquillamente tutti quelli che vi può dare, che in questo caso sono 2600. Poi se noi torniamo a reimpostare di nuovo 10 A, lei va a 2 kW. Adesso ad esempio in questo caso li ha anche passati con un picco. Quando andiamo a modificare la modalità di ricarica turbo, standard e silenzioso, da 2 kW se mettiamo standard scende ma poi neanche tanto. Proviamo a mettere silenzioso. In questo caso si attiva il simbolo con la luna e le Z, si attesta sui 1500 watt. Sull'app ne segna 1.6, sul display diventano 1500. Questa modalità silenzioso turbo standard va a influire anche sull'ingresso fotovoltaico. Con la potenza in ingresso abbiamo capito che riusciamo a gestirla. Tra turbo e standard non è cambiato molto, poi degli aggiornamenti firmware che vanno a migliorare magari questo che potrebbe essere un micro bug, ma in realtà quello che comanda è sempre l'impostazione degli ampere. In questo momento sono partite le ventole, le segna anche a display, questa sta girando e anche questa di qua sta girando, ma vi dico che sono praticamente impercettibili. Siamo a 46 dB a sinistra, 45 a destra, ma si sentono veramente poco. Poi man mano che andiamo avanti con i test vediamo se aumentano di intensità. Abbiamo impostato questo tipo di ricarica e adesso lo vado ad abbassare perché integriamo anche l'ingresso da fotovoltaico, quindi modalità di ricarica la lascerei turbo. Impostazioni avanzate andrei a mettere 2 A, si attesta sui 440 watt. Sul cavo del fotovoltaico ho portato un 60 volt, l'ho comunque diviso con delle Y su tutti i fili che entrano poi nell'XT60, perché quasi 1000 watt che girano solo su quei fili sarebbero troppi. Quando comprate queste Y cercate di prendere sempre prodotti di qualità e non cinesate a basso costo, perché qua siamo quasi a 20 A, le correnti iniziano a diventare importanti, è un attimo andare a fuoco, proprio detto papale papale. Proviamo a entrare con l'ingresso,
Parte l'MPPT che sale piano piano, vedete che sale, siamo arrivati a 500 watt, abbiamo passato i 600, siamo arrivati a 700, adesso passeremo gli 800. È bello vedere salire i watt della parte in DC, siamo arrivati a 1000 spaccati. Con che cosa stiamo entrando qua? Stiamo entrando con un alimentatore professionale che ho appena preso, lo inauguro per questa Power Station, che mi dà la possibilità di regolare l'uscita fino a 160 volt in DC con 20 A di disponibilità. Si ferma a 1000 perché il suo massimo è 1000. Quanto stiamo tirando in questo momento? Stiamo tirando 18.1 A sul 60 volt spaccato. Vedete che abbiamo i nostri 60 volt che entrano nella Power Station per fare 1000 watt. Da qui cosa capiamo? Capiamo che prende comunque tutto quello che può da ingresso DC anche con un ingresso AC presente. Controlliamo se abbassando la modalità di ricarica in silenzioso scende anche la parte in DC ed effettivamente la tira giù, quindi la modalità silenzioso standard va a influire anche sulla parte in DC. Non ha abbassato tantissimo, ma ha abbassato ad un valore che secondo lei è sufficiente a far lavorare la Power Station in modalità silenziosa. Rimettiamola tranquillamente in modalità turbo, così arriviamo a 1000 e a questo punto proviamo anche ad alzare gli ampere della rete AC per vedere dove possiamo arrivare. Si attesta a circa 2000 watt tra parte AC e parte di ingresso fotovoltaico. Al massimo riusciamo comunque a caricarla a 1000 watt in modalità UPS. Adesso proviamo ad esempio a mettere la modalità ingresso fotovoltaico, UPS con priorità fotovoltaica, gli lasciamo la percentuale del 20, vedete che lei in questo caso continua a alimentarmi il carico, è collegata alla rete e ce ne accorgiamo in app perché il simbolo della rete è verde ma preleva 0 e continua a lavorare solo con il fotovoltaico continuando a garantirmi l'uscita. Se io alzo la percentuale dal 20 e la mettiamo ad esempio a 50, visto che siamo a 49, vedete che in questo caso siamo andati sotto il 50 impostato, parte la ricarica da rete. Ma cosa carica da rete? Carica solo quello che serve a garantire l'uscita. Vedete che il valore è lo stesso. Se io gli tolgo l'ingresso, lei comunque continuerà a prendere quello che sta uscendo per tenermi la batteria a una certa percentuale. Se il carico in uscita sale, molto probabilmente salirà di conseguenza anche l'ingresso. Si comporta niente meno come le altre Power Station che abbiamo già visto, quindi bene in ingresso per quanto riguarda la parte fotovoltaica, i 1000 watt li fa. Il connettore in tutto questo tempo non ha scaldato, mi sembra proprio per nulla, ma per essere sicuri lo lasciamo ancora un po' attaccato. In questo caso lui è vero che non prende da rete, ma essendo in priorità fotovoltaica comunque deve prendere tutto quello che può dall'ingresso in DC. La stiamo stressando per bene perché voglio capire un attimo come funziona. Le funzioni, seppur avanzate, sono abbastanza semplici e coerenti con quello che dovrebbe essere il suo funzionamento. Riparte tranquillamente la produzione fotovoltaica. Un'altra cosa che ci può servire è capire come funziona in modalità UPS una volta arrivata al 100%, quindi adesso riattivo la ricarica C mettendola in UPS standard. Perché stiamo prendendo 2.6-2.7 kW? Perché abbiamo l'impostazione di ricarica più l'ingresso in DC più quello che deve compensare dall'uscita. Se io disattivo l'uscita C, vedete che lei è tornata come prima, quindi abbiamo 900 watt sulla parte AC, 1000 sulla parte in DC, in questo momento sta caricando a 1,9 kW e in questa condizione mi dice che per arrivare alla ricarica completa ci vanno 0,6 ore. Perché ci vanno 0,6 ore se siamo a metà del suo accumulo? Voi direte c'è qualcosa che non quadra. È vero, ma voi calcolate che poi la parte finale della ricarica non sarà fatta a 1,9 kW, ma sicuramente scenderà. E comunque anche caricando a 2400 watt le ventole ci sono, girano. Quelle che sentite sono quelle dell'alimentatore di là che sta sforzando di brutto, ma lei come rumorosità è assolutamente impercettibile. Siamo sotto i 50 dB e non dà assolutamente fastidio. A un certo punto poi sono partite un po' più forte, ma siamo comunque sui 51 dB.
Mentre sta caricando ad alta potenza in DC ho fatto un test con la termocamera e vediamo chiaramente tutto l'interno dove c'è la parte che scalda e soffermiamoci sul connettore XT60 che è mediamente tiepido ma non è assolutamente caldo e rovente. Vediamo invece che abbiamo un problema su una Y perché c'è un riscaldamento eccessivo e il motivo è questa aggiunta non fatta correttamente. Allora, Power Station al 100%, adesso iniziamo a fare un po' di test, qualcosa di strumentale, qualcosa di pratico. Sono riuscito ad abilitare la funzione della memorizzazione dello stato dell'uscita. Chiaramente mi hanno dato il codice quando faremo il test di durata, vediamo se la mantiene attiva spegnendosi per accumulo terminato e dando un ingresso come ad esempio i pannelli. Allora, iniziamo a fare le prove con AC collegata, AC scollegata, UPS eccetera, quindi lampadina accesa, proviamo a staccare l'ingresso AC, vediamo quanto ci mette, quanto è veloce a commutare, veramente veloce, quasi impercettibile il passaggio da presenza rete ad assenza rete. Ridiamo di nuovo la rete, riproviamo, proprio veloce, ridiamo la rete, si percepisce appena il passaggio, quindi velocissima. Allora spegniamo la luce che ci dà solo fastidio nell'inquadratura. Adesso verifichiamo con il cercafase il discorso monofase e bifase, ma tanto comunque è sempre uguale il discorso. In questo caso abbiamo fase presente sul neutro nulla, togliamo l'ingresso e chiaramente come al solito abbiamo un'uscita bifase. Proviamo adesso a controllare l'onda sinusoidale in uscita, che chiaramente connessi alla rete è un'onda bellissima, pura e con un'estensione completa. Togliamo l'ingresso di rete. Ok, abbiamo un'onda sinusoidale che è abbastanza bella, chiaramente l'estensione è minore, ma questo è inevitabile in una Power Station. Vi ricordate che in altre prove abbiamo visto delle onde molto più brutte. Questo non vuol dire, perché poi adesso facciamo la prova reale dove colleghiamo tutto il piano alla macchina per vedere come si comporta collegata con la casa. Allora, piano collegato, vedete che ci sono dei picchi, stiamo consumando sui 300 watt. Zona cantina, non abbiamo nessun problema con le luci, nessun problema con i caricabatterie elettrici. Andiamo nello studio dove ci sono le luci accese, proviamo anche ad accendere le luci del tavolino, abbiamo delle strisce a LED, delle altre lampade, nessun problema. Plafoniera, tubi a LED, nessun problema. Computer che si sta avviando, tutto ok. Parte elettronica, display vari, stampante che si è avviata, tutto perfetto, tutto perfetto. Cos'è che ci interessa? Ci interessa questa plafoniera che di solito fa girare le scatole, ma mi sembra assolutamente perfetta, e anche il motore del basculante che in alcuni video faceva un ronzio pur funzionando correttamente. Assolutamente perfetta per alimentare senza problemi la casa, al netto del fatto che qualche volta ci può essere il problema solo ed esclusivamente con le caldaie e qualche raro elettrodomestico che rompe le scatole con l'uscita bifase, ma ne abbiamo già parlato in molti video. Allora proviamo a vedere se per caso parte il compressore, che come sapete è il mio ABAC da 3 cavalli che ha uno spunto veramente micidiale. Vediamo se con questi 2600 watt ce la facciamo o meno. Allora, in questo momento ho spento tutto quello che potevo, abbiamo circa 95 watt di consumo che sono quelli fisiologici. Vediamo se per caso il compressore parte. Vado ad accenderlo, non so se ce la faremo perché ha veramente uno spunto importante. Tenete d'occhio il display perché magari se parte riusciamo a vedere quanti watt riesce a segnare, anche se è proprio questione di attimi. E niente, siamo al buio, vedete che è andata in allarme, mi ha spento l'uscita C, abbiamo qua il simbolo di overload che lampeggia, non ce l'ha fatta, però me l'aspettavo perché proprio solo con le Power Station grosse da 3 kW a salire 5 come la C500 eccetera, sono riuscito a farlo partire. Questo non vuol dire che non abbiamo potenza disponibile, perché adesso facciamo qualche prova con flessibili, smerigliatrici e altro per caricarla un po' e vedere a quanti watt è stabile. Cominciamo a riattaccare il radiatore svedese e gli diamo 800 watt. Con questi 800 costanti vediamo se riusciamo a fare lo spunto di una smerigliatrice da 750. Avete visto che ha fatto un picco di quasi 1900 watt senza problemi. Questo, che comunque è un oggetto che fa uno spunto importante, non ha il soft start, riusciamo ad alimentarlo senza problemi nonostante ci siano già 800 watt fissi. Allora, non contenti, attacchiamo anche la pistola termica
2580 è il limite fisico che raggiunge, nonostante io abbia impostato al massimo, già dal livello 7 non saliva di più, perché lei può dare al massimo questi 2600 watt e li dà tutti. Su un carico resistivo come questo semplicemente la resistenza non va al massimo di quello che potrebbe. Lasciamo questi 2 kW attaccati, la facciamo girare un po', vediamo come si comportano anche le ventole. Ok, spegniamo un attimo l'uscita C, ventole che sono praticamente impercettibili, nonostante i 2600 watt che abbiamo tenuto per un bel po' di tempo attivi. Il riscaldamento, sì, c'è qualcosina di caldo, le ventole però si sentono appena, quindi sotto questo punto di vista ad oggi non abbiamo simili, non abbiamo uguali. Molto bene, abbiamo tirato giù un 10%, lei si comporta benissimo, chiaramente, non avevo dubbi. La riporto al 100%, poi facciamo il test di durata con un carico fisso, perché questa Power Station dovrebbe avere un sistema con un inverter integrato di un'efficienza molto all'avanguardia rispetto ai prodotti precedenti. Vediamo effettivamente quanto scarto abbiamo tra l'accumulo, il consumo e i calcoli che riusciamo a fare. Così, mentre arriviamo allo 0%, vediamo se poi spegnendosi perché è arrivata a 0 riesce a riattivarsi con l'uscita C attiva, avendo attivato quella funzione di prima. Allora, Power Station che è tornata al 100%, prelievo 0, stacchiamo l'ingresso, riattiviamo l'uscita AC, perfetto, parte il radiatore svedese, 778 watt, qui mi dice che avremmo 2,6 ore di autonomia, sono le 10:53, ci aggiorniamo tra un po'. Allora, siamo arrivati al 18%, sono le 12:56, siamo quasi addirittura d'arrivo. Facciamolo arrivare a 0. Arrivati al 5% e sono le 13:17, si accende la spia della batteria, mi dice che c'è ancora 0,1 ore, che saranno circa 6 minuti. La faccio arrivare fino alla fine, facciamo ancora una clip se riesco a beccarla mentre si spegne e poi vediamo se si riattiva quando entro con il fotovoltaico. 13:23, siamo arrivati all'1%, sta per spegnersi. Test concluso, è rimasta accesa esattamente 2 ore e 30 spaccate. Con un consumo di 770 watt, l'accumulo che è 2073 diviso 770 sarebbe dovuto durare 2,7 ore. Però chiaramente c'è una parte di batteria che comunque rimane disponibile anche se la vedete a 0. L'autoconsumo dell'inverter, che qui è veramente basso, Bluetti dichiara 10 watt di autoconsumo all'ora, ma se facciamo i conti vedete che ha consumato praticamente nulla, si è comportata molto bene. Chiaramente i prodotti più vanno avanti più diventano efficienti, non tutti, solo quelli di qualità, gli altri l'efficienza rimane sempre un po' così. Andiamo avanti col video. La faccio andare avanti finché non si spegne, poi facciamo sto benedetto test. Perfetto, è arrivata allo 0%, ha spento l'uscita, adesso diamo un ingresso come se tornasse la produzione di un pannello o di più pannelli fotovoltaici, parte la ricarica e vediamo cosa succede man mano che sale la percentuale. Non si è riattivata al 15 perché è la percentuale minima, o meglio, adesso vi spiego perché. Come funziona nello specifico questa funzionalità nuova che non avevamo prima? Se la Power Station sta alimentando, che sia un carico AC o DC, si comporta allo stesso modo, quando arriva allo 0% disabilita l'uscita AC. Se per caso torna la rete perché la state usando di backup, allora si riattiva appena arriva al 5%. Se invece sta lavorando a isola solo con i pannelli fotovoltaici, si riattiva sempre quando arriva al 5%, ma l'uscita deve essere rimasta spenta almeno per 30 minuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ce l'abbiamo attaccata ai pannelli, diventa di colpo brutto, inizia a piovere, non c'è più ingresso e scende la percentuale, arriva a 0, le uscite vengono disattivate, tornano i pannelli, producono anche 800 watt, 1 kW, lei magari sale e in pochi minuti passa al 5%, prima che venga riattivata l'uscita devono passare comunque 30 minuti. Al 30° minuto si riattiva. L'ho provato, funziona, quindi su questo tutto ok.
Nessun problema con le porte in DC, ho fatto dei test, non sto a farveli vedere perché il video è già diventato abbastanza lungo. Ricordatevi che abbiamo solo due Type-C da 100 watt e due tipo A da 15. Non c'è la ricarica wireless, ma abbiamo il solito accendisigari in uscita 12 volt 10 ampere. E questo è quanto. Come vi ho appena fatto vedere, la parte in DC non sono stato a provarla perché sennò il video diventava troppo lungo, ma chiaramente funziona tutto bene. Non abbiamo più la ricarica wireless che lascia il tempo che trova, e credo con questo video di avervi illustrato questa nuova Power Station in ogni singola sfaccettatura. Poi c'è sempre la prova a riferimento che può mancare. Qualsiasi domanda me la potete fare nei commenti. Una domanda che sicuramente mi farete: se è compatibile con il charger, assolutamente sì. Non so bene a quanti watt potrebbe arrivare a caricare, ma con gli ampere che può dare lui in uscita, secondo me potremmo fare anche più di quello che porta fino adesso 560 watt con ad esempio la C200L. Chiaramente quando mi chiederete: ma visto che ha 4 connettori posso collegare sia i pannelli che il charger? No, perché altrimenti mandate il charger nei pannelli e i pannelli nel charger. Come vi ho spiegato, i 4 connettori servono semplicemente a dividere il carico su due positivi anziché su un solo positivo. Stessa cosa per i negativi. Non sono assolutamente due ingressi separati come AC300, AC500 e P500 Pro, eccetera. Mi raccomando, se vi interessa questo prodotto acquistatelo, perché poi non so quale sarà il prezzo di vendita intero. Quando uscirà il video ci sarà il prezzo scontato, io adesso non lo so ancora, so solo il prezzo di lancio, ma a 1099 euro. Usate il link in descrizione, togliete il mio Massi 5 5%, secondo me a questo prezzo non la trovate più. Costa più di AC180, sì, offre di più, ha più potenza, più autonomia. Se non vi serve potete prendere la C180, se vi serve qualcosa in più questo è il prodotto top. Io vi ringrazio, un bel like, mi raccomando che non costa nulla, ci vediamo nel prossimo video, prossima diretta del giovedì sera. Se passate in negozio ce l'ho esposta, ve la posso far vedere, toccare con mano, e io vi ringrazio. Ciao a tutti da Massi Dattoli, mi raccomando questa settimana mi trovate che gironzolo per la fiera di Rimini. Grazie a tutti, ciao, a presto.